metti TikTok, togli TikTok, metti TikTok, togli TikTok. TikTok è stato chiuso nella giornata di domenica 19 e riaperto nella giornata di domenica 19. È successo di tutto. Vediamo cosa sta succedendo, ma vediamo anche perché è successo. Vediamo tutta la storia di TikTok. Vi do, contate fino a 10, andate a prendere un buon tè, qualcosa, perché qua andiamo per il lungo, ma io vi assicuro che finirete questo video capendo tutto quello che c'è da capire di questa enorme, sterminata, da un certo punto di vista anche un po' assurda, controversia TikTok, che oggi ha fatto vedere questa schermata a buona parte degli utenti, dove si diceva: mi dispiace, ma non potete entrare, per poi toglierla la sera. Ho finito le parolacce, ma questo è una nuova puntata di Ciao Internet. Io sono Matteo Flora e oggi ci capiamo un po' meglio. Pronti? Ciao Internet. Allora, rimettiamo un attimo a posto. TikTok è bloccato o non bloccato? No, non è bloccato, ma stamattina, in Italia, anche là, la schermata che si vedeva era non solo questa, ma quella dopo, questa qui. Una leccazio, una captatio benevolenzie a Trump che diceva più o meno così: una legge ha proibito a TikTok di funzionare negli Stati Uniti. Sfortunatamente questo significa che non puoi più usare TikTok per adesso. Siamo fortunati che il presidente Trump ha detto che lavorerà alacremente con noi per trovare una soluzione. Stay tuned, cioè pronti, state in attesa. E siccome non è solo TikTok, ma è ByteDance, tutto il conglomerato, non è andato offline solo TikTok, è andato offline anche Lemonade, stesso tipo di discorso, è andato addirittura offline CapCut. Tutta quella grande famiglia di contenuti che erano gestiti, di servizi che erano gestiti da ByteDance, la società che c'è dietro a TikTok. Long story short, questa sera Donald Trump ha mandato su Truth Social un comunicato, lo vedete qui, in cui dice: ho chiesto alle società di non lasciare TikTok andare, spegnersi, andare, cioè, rabbuiare, no, stay dark, stare al buio. Manderò un executive order domani per estendere il periodo prima che la legge abbia effetto, così si può fare un accordo per proteggere la sicurezza nazionale. L'ordine esecutivo confermerà che non c'è nessun tipo di penalità per chi l'ha lasciato attivo per adesso, perché ovviamente in questo momento l'estensione è contra legem. L'altra corte americana aveva chiesto di spegnerlo da inizio di oggi, il 19, quindi ovviamente c'è una sorta di amnistia generale su questa cosa. Gli americani hanno bisogno di vedere l'inaugurazione di lunedì e altri eventi, e mi piacerebbe che gli Stati Uniti avessero il 50% della posizione come una joint venture. Facendo così salveremmo sia TikTok e poi vabbè un po' di cose, quindi l'idea di Trump è 50-50, ma Trump salvatore di TikTok non è esattamente così, sapete, anzi, se vogliamo ben vedere, Trump è la causa prima del ban di TikTok. Perché? Sospirone, respirone, dobbiamo fare N anni di storia dietro, dobbiamo partire dal 2017, però se no non si capisce niente. Vediamolo assieme. Allora, TikTok viene lanciato nel mercato internazionale a settembre del 2017. Ad agosto, un annetto dopo, verso agosto del 2018, si fonde con un altro servizio estremamente popolare, Musical.ly, scritto musical.ly, per avere un enorme conglomerato che a questo punto va a vedere short e balletti e musica. A febbraio del 2019 parte la prima controversia abbastanza importante. La Federal Trade Commission americano la multa per quasi 6 milioni di dollari. Perché?
perché contravviene alle norme per la raccolta dei dati di minori sotto i 13 anni senza il consenso dei genitori. Una cosa non da ridere, perché dei 200 milioni di download globali che a quel punto aveva la piattaforma, una percentuale davvero significativa è di minori. TikTok è sempre stata un po' la piattaforma dei minori. La conseguenza di questo, oltre al pagamento della multa, è l'introduzione di una modalità dedicata, quella di Kids Only, solo per i ragazzini, e l'inizio delle policy di verifica dell'età. Ma le prime azioni concrete sono di Trump. Infatti nell'agosto del 2020 parte una enorme controversia dove si è scoperto che TikTok tracciava gli indirizzi fisici dei dispositivi Android, tracciava gli email, quindi i codici identificativi delle SIM, e faceva una serie di violazioni dirette delle policy di Google per tracciare gli utenti. E Trump firma un ordine esecutivo per bandire il trasferimento dei dati. È lui che nell'agosto 2020 apre le danze contro TikTok, tra l'altro con un primo tentativo di acquisizione. All'epoca, forse non ve lo ricordate perché sono tanti anni fa, il compratore designato poteva essere Microsoft per una transazione che era stimata intorno ai 50 miliardi di dollari. Non se ne fa niente, ma emerge Oracle americana come Trusted Technology Partner. Lo rivedremo un po' più avanti. Trusted Technology Partner significa un partner che può dare un po' di sicurezza mettendo i server in America. A questo punto però parte la transizione con Biden e a giugno del 2021 Biden revoca il ban di Trump, che in teoria era ancora attivo, ma ordina era attivo per, credo all'epoca solo per i dipendenti statali. Ma nel frattempo ordina una serie di nuove investigazioni, ok? Nel frattempo un altro casino, perché aggiornamento delle privacy policy, e include il fatto di salvare face prints e voice prints, quindi impronta vocale e impronta del viso, raccolta dei dati biometrici, senza obiettivamente parlando una buona giustificazione. Sempre nello stesso anno, qui parlavamo di giugno, qui parliamo di ottobre, a ottobre c'è il primo confronto con il Congresso, che si basa principalmente sulla moderazione dei contenuti e la protezione dei minori. Però durante proprio questo confronto appare anche un'altra verità, il fatto che i dati degli Stati Uniti sono sì archiviati negli Stati Uniti, ma con un backup a Singapore che invalida praticamente il fatto di mettere i dati negli Stati Uniti. Passerà quasi un anno, a giugno del 2022 parte Project Texas, 1,5 miliardi investiti per spostare i server negli Stati Uniti sotto l'egida di Oracle. Nel frattempo però un ennesimo scandalo che esce sulle pagine di BuzzFeed, che fa uscire un'ottantina di mail interne, di meeting e roba varia, e da lì si scopre un'altra delle cose che segnano forse il chiodo nella bara direttamente di TikTok, cioè l'esistenza di quelli che vengono chiamati master admin. Che cos'è un master admin? Master admin sono degli amministratori sopra gli amministratori americani che possono avere accesso a tutto il sistema, volendo, dalla Cina. Quindi ovviamente parte tutta un'indagine che porterà a dicembre del 2022 tutto lo scandalo sulla sorveglianza, quindi il trattamento dei dati per tracciamento di giornalisti e dei loro contatti. Qui parte il ban definitivo su tutti i dispositivi federali per i rischi di sicurezza nazionale. E qui finisce più o meno il 2022, perché siamo a dicembre. Si riparte con le danze nel 2023, a maggio, perché il Montana fa il primo ban di uno stato americano, cioè bandisce l'utilizzo di TikTok con una multa per ogni violazione di $10.000 tipo. Nel frattempo un'ennesima controversia dove si scopre che c'è un trattamento specifico fatto da TikTok degli utenti che visualizzano contenuti LGBTQA+.
Olè. Da lì le cose vanno sempre peggio, fino all'anno dopo, a marzo del 2024, quindi a marzo dell'anno scorso, con la legge convertita di Biden che dà un ultimatum: 9 mesi per chiudere o per vendere. Valore stimato della operazione 40-50 miliardi. Non solo, nell'agosto del 2024, dopo la partenza di marzo, entra anche la causa del Dipartimento di Giustizia americano. L'accusa è quella di violazioni sistemiche alla privacy dei minori e lì saltano fuori evidenze concrete di accesso ai dati dalla Cina, nonostante tutte le rassicurazioni che ci sono. Bene, partiamo quindi da Trump nel 2020 per arrivare a gennaio del 2025. E perché a gennaio del 2025? Perché TikTok ovviamente trascina in tribunale il Dipartimento di Giustizia, eccetera, per arrivare alla più alta corte, la Corte Suprema degli Stati Uniti, andando a porre la questione sul primo emendamento, quindi la libertà di parola. Corte Suprema che non solo conferma la costituzionalità del ban, non solo quello, ma addirittura lo fa in modo unanime a gennaio, dando fine alla vita di TikTok come lo conosciamo entro il 19. Impatto economico: negli Stati Uniti TikTok ha 170-180 milioni di utenti, centinaia di milioni, si parla di mezzo miliardo di giro d'affari dei creator su TikTok. E il blocco, questa mattina il blocco con il lancio a Trump, e nessuno mi toglierà dalla testa che non fosse già una manovra premeditata per far venire fuori Benetton, vabbè, ma quello sono complottismi di Matteo. Smettila di essere complottista, non si può fare. E, come dicevo, la sospensione, che tra l'altro è anche molto chiacchierata negli Stati Uniti, perché non si è ancora capito esattamente se Trump può fare un ordine esecutivo, che credo che sia più o meno l'equivalente di un decreto legge italiano, contro una sentenza di Cassazione, perché la loro sì, è un po' diverso, lo so, però è un po' allora, premesso che adesso che lo sto dicendo muore un giurista e un gattino, e il gattino solo per farvi pena, perché se muore il giurista non vi interessa. Più o meno è come un decreto legge per andare ad annullare una sentenza di Cassazione. Non si è ancora capito se lo può fare o meno Trump, ma l'ha fatto, cioè lo dice, e qua dice che si prende lui la responsabilità di eccetera eccetera eccetera. Fine. Più o meno perché? Perché lasciatemi un secondo fermarmi, perché ci sono un sacco di parallelismi tra questa vicenda e l'Europa con i grandi social network, a partire dalla protezione dei dati, ok? TikTok ha paura di che cosa? È preoccupata perché ci sono evidenze di accesso dei dati dalla Cina. In Europa le multe che sono state date ad esempio a Meta per il GDPR è il trasferimento dei dati negli Stati Uniti. La multa, non so se ve la ricordate, 2023 1,2 miliardi, ok? Più tutta la parte degli Stati Uniti che ti dicono c'è disinformazione e c'è propaganda spinta. In Europa stiamo ancora parlando di disinformazione e moderazione dei contenuti, ad esempio per X in Europa, giusto in queste settimane. Ci sono un botto di problematiche comuni tra queste due, premesso il fatto che la Cina è un nemico, gli Stati Uniti sono un alleato, però alla fine potenze geopolitiche, ok? Vi faccio un po' di altri parallelismi carini. Sorveglianza governativa. In TikTok gli Stati Uniti hanno paura di un accesso potenziale del governo cinese. In Europa abbiamo evidenza dell'accesso potenziale dell'intelligence USA usando PRISM. Quindi abbiamo l'evidenza, ok? Protezione dei minori. In TikTok abbiamo la raccolta di dati minori senza consenso. In Europa stessa cosa, che la stiamo continuando a dire per tutte le varie piattaforme. Nel mondo Meta, Instagram criticato per l'impatto sulla salute mentale degli adolescenti, bla bla bla. X con moderazione insufficiente dei contenuti dannosi, eccetera. Monopolio e competizione. TikTok negli Stati Uniti, dominanza totale del mercato di short video.
Meta in Europa, dominanza del monopolio dei social media più WhatsApp e Instagram. X, concentrazione del potere mediatico all'interno di un miliardario. Inizia a essere un po' particolare, vero? Con una serie di differenze nell'approccio in realtà regolatorio, se vogliamo proprio metterla così. Gli Stati Uniti hanno un approccio binario, ok? Sì, no, bianco e nero, fermo, vai, punto. Basato principalmente sulla sicurezza nazionale. L'Europa ha un framework regolatorio, ne ha più di uno, DSA, DMA, ma anche MY Act per altre cose, che però è basato in realtà su un focus di una trasparenza degli algoritmi, su delle multe progressive, su dei requisiti operativi di implementazione, non su uno 0-1 fuori dentro. Però dobbiamo farli questi parallelismi, perché sennò sembra sempre Cina cattiva, tutti gli altri, tutti buoni, sovranità territoriale zero. Perché lo scontro è davvero geopolitico, perché lo scontro in questo momento non è del sa Dio cosa me ne frega di TikTok, è TikTok come proxy di una sorta di guerra tecnologica, ok? Un precedente per tutta una serie di future azioni su tutte le app cinesi, su tutti i dati che si muovono in Cina, e un impatto enorme sulle strategie globali che fanno le tech companies, che non possono più vedere il mondo come un'unica prateria, ma devono vederlo con modelli isolati uno dietro l'altro. I modelli regolatori ovviamente cambiano, come dicevo prima, negli Stati Uniti hai la sicurezza nazionale come priorità soprattutto, in Europa hai il bilanciamento tra diritti e sicurezza, ma ambedue mirano a influenzare in un modo o nell'altro lo sviluppo e il futuro delle piattaforme. Ambedue mirano a un effetto di sovranità che, detto da un altro punto di vista, è la frammentazione dell'internet che conosciamo come globale in realtà segregate. Europa, Russia, Cina, più altri. In India, ad esempio, TikTok è bloccato da, credo, 2020-21, non mi ricordo. Ok? E l'effetto domino si deve spostare, si sposterà un po' su tutte le piattaforme, non solo su quello. Non abbiamo ancora trovato un bilanciamento tra sicurezza e innovazione, quello ci sta, ma non abbiamo nemmeno trovato framework internazionali che possono più o meno funzionare. Ancora una volta, è ancora colpa della Zuboff, no, poverina. Shoshana Zuboff, nelle leggi di Zuboff, le leggi di sorveglianza, ti dice che ogni tecnologia potenzialmente in grado di fare sorveglianza e controllo verrà utilizzata, la terza legge di Zuboff credo, verrà utilizzata per sorveglianza e controllo, e sorveglianza e sovranità sono due concetti che si prendono a pugni uno nell'altro. Proviamo a chiudere, dai. Cosa succederà ora a TikTok? Ci sono di base 4 scenari, più o meno. 1, 2, 3, sì, probabilmente 4. Allora, il primo dei scenari è: interviene il presidente Trump, estende o cancella tutti, ha fatto una serie di colloqui con Xi Jinping, si muove, la vedo difficile, ok? Che possa cancellare una sentenza dell'alta corte americana dicendo pace e patta, va tutto bene, ho detto io a zio Xi, mettiamo a posto le cose, la vedo davvero complesso. L'unica cosa che potrebbe riuscire a fare abbastanza semplicemente, e mi aspetto che lo faccia, è un'estensione di 60-90 giorni. Quella potrebbe anche riuscire, per capire come fare, e nel frattempo sentire un po' di accordi bilaterali. C'è la via della vendita. ByteDance potrebbe cedere TikTok totalmente a un acquirente americano. La cifra dovrebbe essere tra i 40 e i 50 miliardi. Ci sono già realtà che si sono dette disposte a intavolare una trattativa. C'è Perplexity AI che ha presentato un'offerta formale, Frank McCourt che ha espresso una serie di interessi, e poi ci sono ancora le voci smentite per adesso di Elon Musk che sarebbe interessato ad avere. Nodo cruciale poi alla fine resta l'approvazione del governo cinese per qualunque cessione, dove la vedo difficile che cedano in toto un asset così importante. Lo scenario peggiore è lo stallo. Non si trova una soluzione, TikTok sparisce dagli app store americani, Oracle deve interrompere i servizi di hosting. Quando prima avete visto, quando parlavamo qua di Trump che dice non andrò contro le piattaforme che lo tengono online, sta parlando ovviamente di Oracle, su cui adesso funziona negli Stati Uniti.
Però nella peggiore delle ipotesi, impatto devastante, 500 miliardi di perdite per i creator, effetto domino sul sistema e gli utenti che probabilmente andrebbero in massa sulle VPN o si sposterebbero, come stanno facendo già adesso, su piattaforme alternative come Rednote. Magari ci facciamo una puntata su Rednote, non adesso però. Qual è, secondo me, la soluzione reale dove andremo? Sarà una soluzione pragmatica. Un po' quella che ancora una volta Trump ventiga già qui, una joint venture 50-50, 60-40, poi quello è un discorso interno tra Cina e Stati Uniti, una ristrutturazione di quello che era il Project Texas, quindi il fatto che tutti i dati stiano negli Stati Uniti un po' più forte e senza un controllo da parte cinese, ma probabilmente un controllo americano sui dati USA e un qualcosa tipo un oversight board, cioè un board di controllo più sopra, e pragmaticamente potrebbe essere il compromesso più accettabile più o meno da tutte e due le parti. Difficile, molto difficile da implementare, perché richiede un sacco di concentrazione, un sacco di fiducia anche tra due parti, dove in questo momento la fiducia non sembra essere proprio il massimo da accettare. Però quelle sono le possibilità. Tertium non datur. Una nuova parte oltre a queste la vedo difficile. Boh. Comunque è stato il blocco più bello del mondo, durato qualche ora non è successo niente. È stato bellissimo. Pensate che io dovevo registrare il video prima che lo sbloccassero. Pensate se avessi registrato il video prima che lo bloccassero e adesso non avessi il video. Allora, io ho registrato il video alle 21:29 di domenica. Se succede qualcosa da qui a lunedì non me ne frega niente, non lo aggiorno. Per il resto, buon inizio di settimana. Vi ricordo che questa sera, sì, perché domani sì, questa sera, lunedì 20 alle 21:30 c'è Week, la live in cui parliamo delle notizie della settimana. Probabilmente approfondiremo un po' anche questa. Ci vediamo alle 21:30. Se non riuscite a vederla siete dei sacripanti, cheat, ma probabilmente, se non mi fate arrabbiare, probabilmente la lascio anche online. Bene, inizia la settimana, spero che la vostra inizi più tranquilla della mia. Se non vi siete ancora iscritti è il momento giusto di... Dai, non facciamo tutte queste minchiate. Grazie mille per avermi ascoltato, buonanotte, e